cavallo felice, è un cavallo trattato bene, è un cavallo a cui puoi dare benessere, non può che rendere più per tanto più tempo piuttosto di un cavallo invece sfruttato, trattato male, tenuto in box 22 ore al giorno, dove non fa parte del loro modo di essere. Iscrivetevi chiaramente al canale, che è indispensabile. Ho questa passione da giovanissimo, quindi io già a 16 anni avevo deciso che sarebbe stato il mio lavoro, quindi ho fatto subito a 18 anni il servizio militare, che all'epoca era obbligatorio. Come ho finito il servizio militare, sono partito subito a Roma per fare il corso istruttori, che è durato un anno e mezzo. Sono diventato l'istruttore più giovane d'Italia per tanti anni, tornato in Sardegna ho iniziato la mia attività come istruttore in centri non miei. Poi a 20 anni mi sono messo in proprio, mi sono fatto la mia struttura e quindi essendo anche cavaliere facevo la doma, facevo la preparazione dei puledri che ho portato in giro per l'Italia e i giovani cavalli che sono delle gare programmate per appunto i giovani cavalli sino ai 7 anni. Ho fondato questa scuola, nei confronti dei ragazzi un istruttore deve essere sicuramente molto avvolgente, deve essere sicuramente molto capace, perché poi i ragazzi hanno tanti sentimenti, dalla paura alla voglia di fare molto velocemente, alla voglia di confrontarsi con altri ragazzi più bravi in quella circostanza o meno bravi. Quindi insomma l'istruttore deve essere in grado di gestire un po' tutte queste situazioni, che poi sono importantissime per la crescita dei ragazzi. Sincero, io l'istruttore l'ho fatto con grande passione per tantissimi anni, dove i ragazzi avevano davvero tanta voglia di imparare, si mettevano in discussione, non costringevano i genitori a fare delle spese assurde per comprare cavalli da 50, 60, 80 mila euro perché volevano vincere senza imparare, ma si mettevano lì giorno per giorno, come poi ho imparato anche io, a testa bassa, a migliorare la propria tecnica per poi montare a cavallo ed essere realmente capaci nello sport. In questi ultimi anni ho fatto delle scelte un po' diverse, perché è un po' cambiato così il modo, il pensiero del cavaliere. Non è più il cavaliere a fare la differenza, a imparare, ma è il portafogli del padre a fare la differenza, dove è un ragazzo che magari riesce a stare in sella ma tecnicamente non è pronto, si acquistano dei cavalli con delle cifre abbastanza importanti, dove questo cavallo ti dura 2-3 anni, poi anche il cavallo smette di andare bene perché chi è sopra non è in grado di gestire una situazione, e quindi non c'è più quella voglia di imparare l'equitazione, c'è la voglia di vincere a tutti i costi. E noi della vecchia generazione, e io ahimè faccio parte della nuova generazione, c'è un grande dispiacere in questo fatto, perché va a mancare poi il rispetto per i cavalli, va a mancare quella signorilità che c'è sempre stata nel nostro sport, ma è un po' tutto un vinciamo a tutti i costi, non vinciamo realmente. E quindi io nella mia scuola non ho più grandi numeri, ma ho molta selezione, ho dei ragazzi che hanno voglia, che ritengo che abbiano voglia di imparare come si faceva un tempo, e quindi allora mi dedico. Se no, ahimè, io non riesco a trasferire troppo, perché non fa parte della mia ideologia. E quindi questo è un punto molto importante, un po' fuori moda, perché l'equitazione va un po' più lì,
però credo che sia giusto, come tutti noi della vecchia generazione, vecchia tra virgolette chiaramente, vecchia generazione pensiamo, stiamo con i denti e con tutto ciò che è possibile cercando di riportare in auge, forse si sta riuscendo, perché l'equitazione deve essere l'equitazione. In molti casi, questo sempre per una ideologia mia personale, si tende a correre un po' troppo, ma forse la vita adesso un po' in tutti i settori si corre troppo, ma io sono dell'avviso che il cavallo che viene addestrato e gli viene insegnata la tecnica troppo velocemente, strada facendo poi la va un po' a perdere perché non assimila quelle basi che poi gli servono per essere sicuro di se stesso. Una delle cose importanti che bisogna curare in modo particolare è anche la sua alimentazione. Il cavallo in natura mangia l'erba e si nutre in questo modo. Una volta portato chiaramente nelle scuderie non si può fare un'alimentazione esclusivamente d'erba, ma si prendono dei prodotti sempre di erba, si chiama foraggio, imballato sulla preparazione, dove viene somministrato ai cavalli dalle 2 alle 3 volte al giorno. Insieme chiaramente al foraggio, che può essere di vari tipi, di avena, erba medica, loietto, insomma ce ne sono una quantità estrema chiaramente, bisogna integrare anche con dei mangimi, ci sono tantissime marche di mangimi pellettati, non pellettati, insomma con tantissime marche, dove ogni cavaliere, ogni proprietario di cavalli deve ben identificare per dare l'alimentazione migliore sul proprio cavallo. Chiaramente c'è un detto che con i cavalli chi più spende meno spende. Ciò significa che sono da escludere i mangimi che costano il meno possibile, perché poi sono pellettati, quindi dentro ci può essere qualunque cosa, e come anche per quanto riguarda i foraggi è importante avere un po' di esperienza per capire quali sono i foraggi, che non devono essere chiaramente ammuffiti, più idonei o meno idonei al benessere dell'animale stesso. Quindi anche dare troppo mangime non va benissimo, ma chiaramente anche dare poco mangime non è giusto, quindi ecco perché è importante che ogni proprietario di cavalli abbia conoscenza del cavallo per poterlo gestire anche sotto il profilo alimentare nel modo più giusto e migliore. Una figura molto importante che ci deve essere nei maneggi, insieme ai proprietari dei cavalli, è chiaramente il veterinario che ha studiato appunto per conoscere e capire tutte le patologie fisiche e mentali del cavallo, e quindi ci deve essere assolutamente un rapporto di collaborazione un po' tra tutti coloro che girano intorno al cavallo, dal proprietario al cavaliere, al palafreniere, che adesso si chiama groom, insomma tutte le persone che girano intorno al cavallo, che quindi lo vivono giornalmente, possono comunque dare al veterinario delle nozioni per capire delle eventuali problematiche visive, ma soprattutto quelle non visive, perché il cavallo, ahimè, è un animale che non si lamenta, quindi bisogna avere un occhio molto attento per capire determinate problematiche del cavallo, a parte le zoppie che le mette chiaramente in evidenza, ma ci sono magari delle situazioni o mentali o fisiche che il cavallo riesce a compensare in un altro modo, e un occhio non particolarmente attento trascura il problema, e 1 anno, 2 anni, 3 anni, alla fine il cavallo, uso un termine un po' volgare, però si rompe e il gioco è fatto.
Quindi la figura del veterinario è indispensabile, il veterinario è importante che abbia tantissima professionalità, tantissime capacità, tantissima esperienza e niente, ecco la figura che deve girare intorno al cavallo. Con mio grande piacere, devo dire la verità, perché è una novità un pochettino, soprattutto in Sardegna, dove ahimè certe cose arrivano sempre un filino dopo. Nel resto dell'Italia c'era già questa figura, anche se non in modo particolarmente assiduo, però stiamo parlando della figura del fisioterapista, che come nelle persone, anche nel cavallo, che tra l'altro ha delle fasce muscolari molto importanti, molto forti, molto grosse, devono avere elasticità, devono avere tante caratteristiche che hanno bisogno chiaramente di una persona specifica che se ne occupi. Tra l'altro io ho avuto il piacere proprio 2 settimane fa di fare una presentazione di un dottore che ho avuto il piacere di conoscere, messicano, dove ho messo in mano dei miei cavalli appunto per fare della fisioterapia. Ho avuto un riscontro veramente inaspettato, quindi grande capacità del fisioterapista, ma anche una figura, come dicevo prima, importante che ci sia. Stiamo parlando del dottor Carlos Burguegno. Ci dovesse così aver bisogno di una figura di questo genere, già può essere un nominativo per poter appunto avere questa bella esperienza. Sono chiaramente d'accordissimo nella figura del fisioterapista per esperienza personale, appunto con il dottor Carlo ho avuto veramente un grande beneficio, più che io, insomma i miei cavalli hanno avuto un grande beneficio, quindi ciò che sta venendo fuori in Italia, ma finalmente anche in Sardegna, credo che sia un passo molto importante per migliorare così il benessere degli animali, dei cavalli, che appunto devono fare comunque attività sportiva insieme a noi. Grazie a delle problematiche ai piedi, così venute fuori senza grossi motivi, quindi con delle settole che sono delle spaccature nei piedi sanguinanti, si arriva alla parte viva, insomma ha avuto dei piedi veramente pazzeschi e il veterinario ci disse: questo cavallo non potete più tenerlo vivo perché ha delle problematiche ai piedi che è impossibile ferrarlo, è impossibile che si regga sulle gambe e quindi secondo il suo punto di vista era da sopprimere. Noi quando abbiamo sentito chiaramente sopprimere, quando mai? Non è possibile, il cavallo deve comunque, anche se non a livello sportivo, fare comunque una sua vita da cavallo, non da altro. E quindi ci siamo interessati, ma ripeto, soprattutto mia moglie, a cercare su internet varie sito, mia moglie Maria Laura Farris chiaramente, a cercare su internet delle soluzioni alternative ed è venuta fuori questa, io ho una pronuncia inglese poco reale, spero che si capisca quello che voglio dire, ma barefoot, che significa appunto piede scalzo. C'è sembrata un'alternativa molto così positiva, per quanto nel mondo in Sardegna equestre e sportivo era una situazione mai vista e mai conosciuta da nessuno. Quindi mi sono un po' documentato, ho fatto un corso per fare appunto il pareggiamento del piede e sono andato con Galannu a fare questa tecnica. In un arco di 6 mesi questi piedi si sono trasformati, non aveva più settole, hanno avuto delle forme più vicine alla forma del piede, al punto che il cavallo l'abbiamo rimesso in lavoro, era dritto, non marcava, ha fatto i campionati italiani dei 5 anni, i campionati italiani dei 6 anni, ha fatto campionati regionali, ha timbrato terreni in erba, terreni in sabbia, terreno in sabbia silicia, qualunque tipo di terreno che si trova nelle competizioni, migliorando sempre di più la forma dei piedi e avendo delle
situazioni sportive particolarmente importanti, con vincite, eccetera, eccetera. Quindi da lì, considerando che questa tecnica ha funzionato con un cavallo malato, malatissimo, che secondo i veterinari doveva essere assolutamente abbattuto, piano piano ho portato tutti i miei 30 cavalli ad avere questa tecnica. Ho avuto un successo con tutti i cavalli, un miglioramento con tutti i cavalli, mentre gli altri nei campi in erba andavano a ramponare con dei ramponi grossi nell'erba perché sennò scivolavano, io con i piedi scalzi del cavallo andavo a battere questi terreni di questi campi scivolosi senza nessun problema di battuta. E quindi niente, ho divulgato questa tecnica su tutti i cavalli, qualche cavallo ha avuto bisogno di una transizione, così si chiama il passaggio tra il cavallo ferrato e il cavallo invece scalzo, che dura da 1 mese a 2 mesi, ma poi anche loro si trovano a loro agio con questo tipo di tecnica. L'unica paura che ho avuto, l'unica tensione che mi stava facendo tornare indietro sulla mia idea, dico sinceramente, è stata con una mia cavalla, la mia cavalla di punta, che si chiamava Kendula, una cavalla che ha vinto tutto quello che poteva vincere in Sardegna, fuori ha fatto tante gare importanti, saltava in categorie di 1,45 m, ha fatto 4 campionati regionali, ne ha vinto 3 e uno l'ho dovuta ritirare in campo prova perché si era fatta male, se no magari avrebbe vinto anche quella. Ecco, lei per la transizione ci ha messo 6 mesi. In questi 6 mesi chiaramente il cavallo, avendo dolori ai piedi, cammina a stento perché i piedi sono coloro che portano presso tutto il peso. Non ho voluto mollare perché voleva dire perdere tutte le mie convinzioni. Ho rischiato tantissimo, con tanto dispiacere, tanto dolore. Alla fine anche Kendula ha potuto usufruire di questa tecnica superando tutte le sue problematiche. Abbiamo ripreso a far gare, ha rivinto come vinceva prima, meglio forse, saltando in modo più semplice, migliore, e quindi io ho vinto realmente, non la gara ma l'idea che avevo della formazione appunto dei piedi. Adesso devo dire la verità, in Sardegna qualcuno sta venendo fuori anche con questa tecnica, fuori è una tecnica che viene sviluppata abbastanza in tanti posti. La gestione dei cavalli è molto diversa perché il cavallo non può vivere assolutamente in box, ma può rientrare solo a dormire e a mangiare nel box, ma deve vivere insieme a tutti gli altri cavalli, che quindi è ancora più importante perché socializza, ritorna a essere cavallo, ad avere le proprie amicizie, i comportamenti più naturali e soprattutto non si annoia 20 ore al giorno dentro al suo box. E quindi ho fatto veramente bingo. Come avrai potuto vedere, i miei cavalli vivono tutti insieme. Quando li devo montare vado, li prendo, non scappano, vengono loro verso di me per farsi montare e finisco di montare, li rimetto con i loro amici e la loro vita credo che ne abbia avvantaggiato tantissimo. E ripeto, un cavallo felice è un cavallo trattato bene, è un cavallo a cui puoi dare benessere, non può che rendere più per tanto più tempo piuttosto di un cavallo invece sfruttato, trattato male, tenuto in box 22 ore al giorno dove non fa parte del loro modo di essere. Volevo fare un grande ringraziamento per questa intervista, per questa chiacchierata che ci siamo fatti, perché ho potuto dare
un messaggio molto, secondo il mio punto di vista, molto importante a tutti coloro che già frequentano i cavalli, ma anche che vorrebbero frequentare i cavalli. Quindi iscrivetevi chiaramente al canale che è indispensabile.